Marco, come va? Ho avuto una mattinata molto impegnativa, fratello. Ciao, Stuart. Sto benissimo. Sto per finire di scrivere alcuni rapporti. Va bene. Hai guardato il telegiornale di recente? Hanno detto che... Non di nuovo. Per favore. Ogni volta che parliamo di qualcosa, dobbiamo discuterne. Lo so. Ma questo è qualcosa di veramente importante. Non vuoi saperlo? Sai che sono sempre curioso di tutto, ma non la pensiamo allo stesso modo. Questo è il punto. Non mi interessa. Questa cosa riguarda il lavoro. Sono sicuro che sarai interessato. A proposito di lavoro. Bene. Dimmi. Allora, che cos'è? Ebbene, dicono che il salario minimo sarebbe di $25 l'ora. Non è fantastico? Intendi $25 l'ora per tutti i tipi di professioni? È tutto? Ovviamente. Penso che sia fantastico. Finalmente ci sarà l'uguaglianza del lavoro. Non penso che sia una buona idea, Stuart. Non sono d'accordo con questo. Non è giusto. Cosa vuol dire che non è giusto? Lo è assolutamente. Finalmente guadagneremo la stessa somma di denaro. E se fossi un medico e dovessi studiare più duramente degli altri? È giusto? In tal caso, credo che potresti ottenere un bonus extra in base alla tua carriera. Questa è una possibilità. E se lavorassimo entrambi nella stessa area, ma io lavorassi più duramente di te? Vuol dire che merito il tuo stesso stipendio? Anche se metto tutto il mio impegno nel lavoro? No, non penso che sia corretto. La quantità di denaro che guadagniamo deve essere in base al nostro impegno. E il tempo e il denaro che abbiamo investito nello studio di una carriera. Questo è quello che penso. Non sono d'accordo, ma comunque. È come l'ultima volta che abbiamo parlato, quella cosa folle che hai detto. Chi considera questo? Le scuole dovrebbero eliminare del tutto i compiti. Ovviamente. Tutti i compiti che uno studente può fare sono una totale perdita di tempo. Come puoi dirlo? I compiti a casa sono l'unica cosa che può far sì che gli studenti imparino a casa. Ricordami qualcosa. Abbiamo studiato insieme a scuola. Ho una domanda per te. Quante volte hai realmente indagato per fare i compiti? Dimmi. A volte ho indagato. Ho dovuto cercare informazioni per... Esattamente. A volte. Ti spiegherò perché i compiti dovrebbero essere vietati. I compiti lasciano meno tempo ai bambini per essere bambini. Questa è la verità. I bambini hanno bisogno di uscire e giocare più spesso in modo da poter crescere e svilupparsi. Ma cosa sta succedendo? I compiti li trattengono da questo. È terribile.
Cos'altro? Anche i compiti sottraggono tempo alle ore di sonno dei bambini. Il che a sua volta aumenta la produttività della lezione del giorno successivo alla scuola. È pazzesco, amico. Allora pensi che gli studenti, in questo caso i ragazzi, non dovrebbero fare nulla? A casa. Esistono alcune alternative ai compiti di base che potrebbero essere utili. Leggere in modo divertente un argomento che deve essere appreso può essere un compito produttivo. Dare al bambino le responsabilità di base, come i lavori domestici, è un buon modo per insegnarglielo senza renderlo un compito. Ma i compiti fanno sì che i bambini siano continuamente stressati e i benefici sono pochissimi. Penso di capire il tuo punto di vista, ma non sono d'accordo. Come quando hai detto che i test sugli animali non dovrebbero essere vietati. Non sai che gli animali soffrono quando gli scienziati testano tutti quei prodotti su di loro? Non ho detto che gli animali dovrebbero soffrire, Obviamente no. ma la sperimentazione sugli animali è necessaria. Contribuisce a cure e trattamenti salvavita. Non solo. È fondamentale garantire che i vaccini siano sicuri. E sai perché? Perché non esiste un'alternativa adeguata ai test su un sistema vivente e completo del corpo. Gli animali sono soggetti di ricerca appropriati perché sono simili agli esseri umani sotto molti aspetti. Mi dispiace, ma va detto, fratello. Ora, ciò non significa che debbano soffrire. Penso che dobbiamo trovare un modo sicuro per effettuare test sugli animali. Sì, sembra fantastico, ma ciò accadrà solo nei tuoi sogni. Anche questo è vero. La sperimentazione sugli animali è crudele e disumana. Gli scienziati sono in grado di testare i vaccini su volontari umani. Esistono ora metodi di test alternativi che possono sostituire la necessità di ricorrere agli animali. Non saremo mai d'accordo, vero? Come quella volta in cui hai detto che i social media portano più danni che benefici. Ovviamente. Sono totalmente d'accordo con questo. Anche se ci sono vantaggi importanti. I social media possono anche fornire piattaforme per il bullismo e l'esclusione, aspettative irrealistiche sull'immagine corporea e fonti di popolarità, normalizzazione dei comportamenti a rischio e possono essere dannosi per la salute mentale. Dai. Non puoi essere serio. I social media hanno più vantaggi che aspetti negativi. Ad esempio, puoi fare nuove amicizie, comunicare o connetterti con vecchi amici e familiari. Inoltre, potresti aiutare qualcuno con qualsiasi cosa su un blog semplicemente esprimendo la tua opinione. I social media possono riunire persone interessate alle tue stesse cose. Sì, ma ha anche molti svantaggi. È pericoloso e lo sai perfettamente. Per questo motivo la gente pensa che l'educazione sessuale dovrebbe essere obbligatoria nelle scuole. Naturalmente dovrebbe essere, soprattutto se si dispone di una fonte di informazioni adeguata.
Rende i giovani studenti più consapevoli, previene notevolmente le gravidanze adolescenziali, insegna l'importanza del consenso. Sì, ma controllare le lezioni può essere molto difficile. Non ci hai pensato. Può anche danneggiare le convinzioni religiose degli studenti e gli insegnanti non sono sempre adeguatamente formati. Una formazione inadeguata in materia può avere effetti opposti. Questo è il punto. Sì, ma, ehi, dovremmo lavorare, non discutere. Pensiamo diversamente e non saremo mai d'accordo con questi argomenti. Non è la prima volta. Lo so. Ma è divertente e interessante parlare di queste cose. Per te, forse. Perché non credo che i nostri abbonati la pensino come te, Stuart. Che cosa? A loro piace anche guardare video su dibattiti e opinioni diverse. Inoltre, possono anche commentare questi argomenti. Possono darci il loro punto di vista. Hai ragione. Sentiti libero di commentare ed esprimere la tua opinione. In modo educato, ovviamente. Sì, e se ti piacciono questo tipo di video, faccelo sapere, per favore. Torniamo al lavoro.